quando dico che la fama è una droga così, dico che è una droga non solo per te artista, cioè non solo per te che magari hai un po' di visibilità, ma anche per la gente che ti circonda. Comincia tutto un universo di, a volte, di falsità, di persone che provano a pugnalarti alle spalle, persone che ti creano problemi e cose strane. Molti parlano di razzismo, eccetera, eccetera, no? Qua. E sappiamo che anche sul tuo profilo ogni tanto ne parli un po'. Cosa ti pensi di questa situazione qua in Italia? Boh, ogni tanto mi dispiace che diventi una moda. Cioè, se tiro fuori il cellulare oggi, mi hanno chiamato 6 giornalisti diversi perché c'è stato un episodio di razzismo e vogliono che io dica la mia. A me spaventa che vogliano sempre solo che noi diciamo la nostra quando succede qualcosa di sbagliato, di brutto. Su di noi però. Sì, succede un episodio di razzismo, allora, Tommy, vuoi commentare, vuoi andare in TV? Stamattina hai detto, no, non vado nella tua cazzo di TV, oh merda, ho rotto il cellulare. Buon pomeriggio a tutti quanti, Tony Vibes TV, siamo tornati di nuovo, sapete come no, Tifo Tony e Tifo Vibes. Oggi dove ci troviamo? A Mantova? Dove siamo? Siamo in provincia di Mantova, Castiglione delle Stiviere. Ecco dove siamo. Oggi siamo proprio dall'altra parte di Modena, quindi siamo qua per fare 2 chiacchiere con Tommy, il Cuti, così ci racconta un po' della sua vita, delle sue esperienze nel mondo della musica. Allora bro? Ok. Come sta andando la vita? Potrebbe andare meglio. Vediamo che hai il piede ingessato. Sì, t'ho conosciuto dal vivo e poi dopo sono caduto. Me la spieghi sta cosa? Sapete come non dovevamo fare l'intervista da un bel po' di tempo, ogni volta rinviava sempre. Allora io ho mandato, cos'è che ti ho mandato? Macumba, come si dice? Macumba, giù. Esatto. No, ci siamo visti al concerto di Omalei, t'ho salutato e ho detto, cavolo Tony, scusa! e poi sono caduto. Però, quindi che è successo? No, stavo scendendo le scale e sono scivolato. Triste storia, tristissima storia. Proprio sono caduto come un salame. È finito il concerto, ho detto vado fuori a prendere una boccata d'aria e sono caduto. Buona, finita lì? Sì, triste storia. Ospedale, 22 punti, cassa di ferro nel piede. Quindi per ora per quanto devi stare fermo? Fino al 27 giugno. Wow. Se la via, succede. E ora come ti senti? No, provo a vedere il lato positivo della cosa. Sono obbligato a restare fermo. Restare fermo è una cosa che io non faccio mai nella vita. Quindi a volte ho sospetto che il mio corpo e la mia mente che mi ha fatto cadere, mi ha fatto dire ehi Tommy, devi restare fermo. Fermati un po', sei stanco. Fermati un po'. Va bene, dai. Tommy. Raccontaci un pochino di te, il tuo vero nome, da dove vieni, dove sei nato. Vabbè, sono nato in Nigeria. In Nigeria? Sì, però sono cresciuto qua in Italia. Sono venuto in Italia quando avevo 2 anni, inizialmente vivevo in Valle Camonica, poi la mia famiglia si è trasferita qua dove siamo esattamente, a Castiglione delle Stiviere. Quindi vivo a Castiglione delle Stiviere da quando 6 anni, però in realtà io vivo a Milano e che in questo periodo sono venuto qua a farmi coccolare dai familiari perché sono un po' educato. Quindi il tuo vero nome? Che nessuno... Ma no, vabbè, il mio nome, cioè, se uno googla, mi chiamo Tolulokwe Olabode Kuti e sono figlio di una famiglia nigeriana Yoruba. Ti chiami Tolulokwe? Olabode Kuti. Wow. Mi suona un po' come il nome di quel... Cos'era, nigeriano? Che girava un po' sui social, che diceva no? Più o meno. Però lui è Igbo, sì? Io sono Yoruba, un'altra. Ma da un po' che sento un po' lui è Igbo, lui è Yoruba. Quali sono le differenze di questi due? No, sono c'è un po' di zane fra di voi? In realtà non credo, vabbè, ci sono gli stereotipi, no? Però concretamente è che sono proprio delle lingue diverse, delle culture diverse. Cioè, alla fine, a volte mi rendo conto che, cioè, lo sai, gli occidentali bianchi sono andati in Africa, hanno suddiviso gli stati, ma queste suddivisioni, questi confini qua non rispettano veramente i confini etnici delle persone che ci sono là. E paradossalmente,
In Nigeria vivono tanti gruppi che hanno tante lingue e tante culture diverse. Ok. Però sono proprio diverse. Nello specifico c'è questo luogo comune che si dice che gli Igbo amano i soldi. Però poi la verità è che anche gli Yoruba amano i soldi. Amano i Tutti soldi. i nigeriani amano i soldi. Però credo che i Yoruba, si dice, no? Se la tirano un po' di più degli Igbo, perché ogni tanto vedo qualche amico nigeriano, amica nigeriana che dice ma io sono Yoruba, tu sei Igbo, noi siamo superiori. Cioè, c'è un po' questa... Vabbè, gli Yoruba se la sentono, però se ci pensi tutte le star dell'Afrobeat sono Yoruba. Sì? Gran parte dei film di Nollywood sono Yoruba. Quindi stai confermando che voi siete superiori degli Igbo? No, vabbè, che hanno delle ragioni per ritirarsela. Io non me le vivo queste strade. Cioè, io sono meglio di tutti, ma non perché sono Yoruba, perché sono Tom. Perché sei Tom. Non perché sono Yoruba. Dettaglio. Ok, vediamo, ma il nome Tommy dove l'hai preso? Che non c'è... Sarò onesto, ad un certo punto, da bambino, quando ero stufo delle persone che non portavano rispetto al mio nome, Toluloque, e se ne inventavano di tutti i colori, ho detto a 6 anni fa, un Tom, ok? Chiamami Tom. Non mancare di rispetto al mio nome, che ha un significato profondo. Il mio nome è Toluloque Olabo De Kuti, il dono del Signore venuto dal cielo che fa fatica a morire. Lo storpi? No, di qualcos'altro. Piuttosto che tu lo storpi così. Perché poi se lo storpi c'è il rischio che dici cose totalmente che hanno un altro significato. Lasciamo stare. Se non stai attento, pronunci male. Sì, pronunci male. La lingua Yoruba è una lingua atonale. È una lingua tonale. Vuol dire che ogni vocale ha 6 accenti diversi. Ok? Un giorno avevo fatto questo video qua che facevo vedere che tipo se prendo O-M-O, che sono 3 lettere, posso fare almeno 10 parole diverse. Tipo Omo vuol dire figlio, Omo lo sanno, Omo vuol dire pulito, Omo vuol dire non lo sai. E possiamo andare avanti. Quindi con una lingua tonale diventa molto delicato. Mamma mia, sì, Delicato delicato. che tu pronunci male un termine. Quindi spesso pronunciavano male il tuo nome? Sì. Tanti? Sì. Ma solo i ragazzi, diciamo, bianchi o anche quelli di colore? Ma vabbè, abitavo in Valle Camonica, erano tutti bianchi. E non di colori né da... Sì, quasi tutta la mia vita è stata così. Com'era la sensazione lì? Quando stavo in Valle l'unico nero? Cioè, c'era la tua famiglia, però diciamo che tu eri l'unico nero... Cioè, soprattutto quando ero bambino abitavo in Valle Camonica, sì, era grave. Poi magari, cioè, qua a Castiglione quando andavo alle medie, al liceo, così, almeno c'era la mia comunità. Andavo a scuola, ero tra i pochi neri, però c'era la comunità. Cosa vuol dire essere l'unico nero? Traumi su traumi su traumi, che un giorno avrò i soldi per lo psicologo e affronterò i miei traumi. Però ti lascia dei traumi, no? È stato un problema a quei tempi. Ma sì, ognuno di noi è traumatizzato, le tipe, la difficoltà, la gente che ti lascia fuori. Però poi anche col senno di poi ho imparato a capire che a volte molti traumi erano anche legati al fattore economico, cioè noi siamo figli di persone immigrate che vengono qua in questo paese, cercano di realizzarsi, no? Cioè, mi hanno avuto 21 anni, quindi quando avevo 10 anni mio papà aveva 31 anni, che è l'età che ho io, e doveva tenere un bambino di 10 anni, doveva aiutare i parenti in Africa, cioè c'era una bella quantità di disagio che ti poteva avere degli effetti su di te, sulla tua persona, sulla tua autostima, no? Ok. Quanti siete in famiglia? Siamo in 7 più o meno. 7? Sì. C'è un fratello dietro. Con i genitori, intendi? Sì. I fratelli siete 5 figli. 5 figli? Sì. Quante femmine? Non ci sono femmine. Non ci sono femmine? Tutti maschi? 5 maschi? My father don't do girls, man. Only guys. 5 maschi? Puoi filmare dopo. Le nostre foto di famiglia. Tutti testardi sono? Com'è? Vediamo, tu sei più grande? Sì, sono più grande. Com'è essere tutti maschi? Quali sono le tensioni fra maschi in una famiglia? Ti dirò una cosa. Potrebbero essere molto di più. Però non so se hai notato, c'è anche il mio fratello. Siamo veramente 5 maschi tranquilli. Tutti tranquilli? Siamo proprio tranquillissimi. Cioè, non c'è neanche quella cosa lì che litighiamo, siamo proprio in pace. È vero o no? Manuel, è vero o no?
Non siamo tranquilli, mio fratello scuote la testa. Scuote la testa. Ma siamo tranquilli o non siamo tranquilli? Ogni tanto. Io non sono tranquillo, ma dai, sono più tranquillo. Cioè dire che lui è l'unico un po' ogni tanto. Poi, vabbè, io sono il più esuberante, i miei fratelli sono tipo più riservati, si fanno i cazzi loro, non usano troppo i social come me. E Ok. non mi taggano mai. Vediamo. Hai finito di studiare, no? Sì. Hai fatto anche l'università? Sì. Cosa hai studiato? Communication Studies in Inghilterra. In Inghilterra? Sì, ho vissuto Quindi là. sei stato lì per un po'? Sì, ho vissuto là per 3 anni. Ok. Sì. Ma per l'università? Sì, per l'università. Ma perché non sei rimasto lì? Perché dovevo venire in Italia a fare il culo agli altri rapper. Sì. Perché devo lavorare in ufficio, fare quei lavori là, se posso venire in Italia a fare il culo agli altri rapper. Ah, quindi sei tornato qua per questo? Sì, Se no assolutamente. saresti rimasto lì. Sì, non rimarrei in Italia se non facessi la vita che faccio. Ok. Com'è la vita in Inghilterra? Vabbè, sarò onesto, io ho fatto l'università in Inghilterra. A volte ho avuto, sono stato spesso a trovare i miei parenti, ma non mi sento di aver vissuto veramente in Inghilterra, perché vivo nella città di Cambridge ed era una realtà isolata, cioè facevamo le nostre feste universitarie, facevamo i corsi così, ma non avevo neanche amici inglesi, c'erano così tante persone straniere, che erano tutte, ma intendo tra spagnoli, francesi, italiani, così. Cioè, non mi sento di aver vissuto in Inghilterra. Okay. Un inglese non mi ha mai invitato a pranzo a casa sua. Nessuno? Mai. No. Ma ogni tanto c'è da dire questa cosa qua. Chiaramente diciamo in Italia c'è razzismo, e ci piace pensare che magari in Inghilterra non lo è, però non lo so, io non mi immagino di fare l'università in una città italiana che sia Modena, Catania, Milano e nessuno in 3 anni mi ha mai invitato a pranzo a casa sua. It's crazy! Cioè, con tutti i compagni che avevi, Nessuno che non so cosa. No, vabbè, c'era un po' una divisione che, tutti gli studenti internazionali stavano tra di loro e quelli inglesi stavano con gli inglesi. Però senza dire sono razzisti, semplicemente. Ognuno si fa i suoi. Erano lì, ti sorridevano, però poi si facevano i cazzi loro. Ah, ok. Nice one. Quindi insomma diciamo che lì dicono tanto, ma c'è un po' come all'epoca in America quando... Ma no, diciamo che secondo me l'italiano magari ti dice di più le cose che pensa, l'inglese è proprio abituato a fare però sotto si fa i cazzi suoi. Nascondono? Sì, lo nascondono perché Okay. sanno che devono essere politically correct, no? Wow. Quindi quando è che hai finito gli studi? Un bel po' di anni fa, non me lo fa ricordare, tanto tempo fa. Sì, però Quindi essendo i figli più grandi, quanti anni hai? non posso dirlo. Ma c'è su Google però. O anche lì è fake. Non lo so, oggi mia mamma mi fa, ma Tommy, ho letto un articolo sul giornale e dicono che hai 28 anni. Magari. Quindi ogni posto che vai cambi l'età. Ma no, non cambio io l'età, io la so la mia età, però gli articoli di giornale così Se tu non dici... non si aggiornano. Mi sa che quando è uscita la mia canzone un tot di anni fa, afro-italiano, così hanno parlato un sacco di me sui giornali, c'erano in Italia e da allora la gente... quindi usano ancora quello? Sì. E non pensano che tu... non pensano che io è quella la cosa divertente. Quindi loro sono rimasti a 28? Sì. Mentre tu ne hai 35? No, ne ho un pochino di più di 28. Ah, ok. Mistero della fede. 32? Quanti anni ha Tommy? Può darsi. 32 dai, secondo me sì, più o meno 32 dai. Può darsi. Sì. È che ultimamente le ragazze dicono che Tommy, ma ti sembra un 28 anni. Allora dico, ci sta, allora 28 sia. Quindi rimani lì per le ragazze. Rimaniamo 28 anni forever. Va bene, hai mai lavorato, hai fatto qualche lavoretto? Mica! È per quello che dico che in Italia farei solo la vita che faccio. Perché era veramente triste, lavorare in Italia. Rispetto, metti che nel quartiere da cui vengo, si chiama i 5 continenti, qua a Castiglione del Stivere. Gran parte dei miei amici nigeriani, quando hanno preso il diploma a 19 anni, hanno magari ottenuto la cittadinanza, se ne sono andati tutti in Inghilterra. E là fanno tutti dei buoni lavori da sempre, da quando hanno finito l'università. Poi tutti hanno fatto l'università e stanno bene, hanno potuto essere economicamente autosufficienti già dai 22 anni. Questo è ambizioso in Italia, anche se sei laureato. È vero. Sì, quello sì, è vero. Ti sfido a trovare un ragazzo di 22 anni che ti dice io abito da solo, pago l'affitto a Milano, in Italia. A Milano?
Ma anche a Brescia, a Bergamo così, totalmente autosufficiente. È più difficile. Sì. Ma paradossalmente forse hai più chance di lavoro in pratica che se hai fatto un lavoro per il quale hai studiato così. Comunque nella vita sì, ho lavorato al McDonald's, Pizza Hut, quando stavo in Inghilterra, ho fatto dei lavoretti qua in Italia. L'ultimo lavoro che ho fatto era all'Apple Store. L'Apple Store? Sì, qua dalle mie parti a Lonato. Wow. E mi hanno licenziato. Perché? Perché avrò fatto qualcosa di male. Non hanno apprezzato il mio lavoro. Però quando mi hanno licenziato in quel 2013 all'Apple Store... All'ultimo lavoro nel 2013? Sì, non lavoro più dal 2013. Perché poi quando mi hanno licenziato ho detto, sapete cosa? Io mai più nella mia vita lavorerò per queste persone. Mai più. Ho preso tutti i miei soldi, ho fatto un po' di business e ho investito tutto nella musica. Ah, ok. E quindi da allora faccio solo quello. Quindi prima di ciò già facevi musica? Sì, lo facevo ma non seriamente. È che in quella fase lì quando mi hanno licenziato ho detto tu a me mi conti licenziare! Me la farò pagare. E così è stata. Infatti la cosa divertente è che a volte quelli di Apple mi chiamano per andare a fare dei corsi in cui insegno ad usare i programmi per fare musica e tutto e sono io tipo Wow. Thank you. You were wrong. You see yourself. Wow. Quindi, diciamo, da quando è che hai iniziato a fare musica? Ma no, va bene. Io quando avevo 16 anni, o 14 anni, sono andato in Inghilterra. Mio cugino Remy mi ha fatto scoprire l'hip hop e me ne sono subito innamorato. Poi da lì ho cominciato a scrivere i miei primi testi e poi, cioè, era una passione. Poi mi ricordo che ho finito pure all'università e lo facevo un po' saltuariamente, non lo facevo attivamente tutti i giorni così. Infatti nei miei 3 anni a Cambridge non ho mai registrato canzoni, non sono mai andato in studio. Quando ho finito l'università, in Inghilterra ci davano sempre 500 sterline ogni anno di borsa di studio, grazie a Regina TVP. La Regina mi ha finanziato la mia prima carriera rap. No, la Regina ha finanziato il mio primo disco, perché quando sono tornato dall'Inghilterra, con quei 500 pound della Regina ho registrato un disco, l'ho stampato, ho fatto arrivare i cartoncini dalla Nigeria, l'ho stampato e mi sono messo a venderlo per questa città qua, Castiglione. Wow. E tu non ci crederai, cioè perché ora nel 2022 è normale parlare di pop, però io ti sto parlando del 2011, non esisteva il rap, non era così famoso, la gente non ascoltava questo genere musicale. E io in quel lontano 2011 sono riuscito a fare il mio disco rap e l'ho venduto, ne avrò vendute tipo 1000 copie. Quindi da lì ho detto, it's business. E poi mi piaceva, cioè mi piace l'idea che io faccio le canzoni, le registro al computer, dico le mie cazzate, le mie cose, poi la gente l'ascolta e dice, oh my god, paga per venire al concerto, paga per sentire il CD, wow, che bello. Wow. Meglio che lavorare. Quindi nel 2011 hai venduto il tuo primo disco? Sì, per i cazzi miei. Wow. E da lì ho incominciato un po' e facevo i concerti in questa zona qua. Con i miei amici, così facevamo i concerti. Eravamo una specie di crew, c'era Mr. Rain, Kalu, degli artisti di questa zona. E poi dopo quella fase provavo a fare dei lavoretti comunque per sostenermi, tra cui l'Apple Store, che era il 2013-14. E poi mi hanno licenziato e ho detto, basta, io non lavoro più. Non lavoro più. Wow. La tua prima canzone te la ricordi? È che ci sono tante prime canzoni, perché può essere la prima canzone che ho scritto, e non me la ricordo. Sì, mi ricordo che la prima che è uscito proprio ufficiale, la prima canzone. Ci sono tante fasi, perché metti che ok, quando ho preso i soldi della Regina, cioè ho fatto il mio primo disco, forse uno può pensare che quelle siano le prime canzoni. Quindi c'era una canzone che si intitolava Sogni, che era piaciuta un sacco alle persone di questa zona qua, e per quella canzone mi andavo a fare il concerto. E di cosa parlavi in questa canzone? Parlavo più o meno di quello che parlo adesso, parlavo di questa donna italiana che aveva la figlia che voleva uscire con un nero, poi di questo, cioè erano tanti sogni, raccontavo i sogni di persone italiane e i sogni di persone di origine africana, così. Cioè alla fine da sempre il motivo, la cosa che motiva il mio voler fare musica è il desiderio di raccontare le storie delle circostanze che mi circondano, cioè del mio mondo, della mia realtà. Okay. Quindi raccontavo un po' quello, cioè a quei tempi stavo
anch'io con una ragazza italiana, col padre leghista che mi creava problemi e quindi parlavo di quelle cose di un po' nelle canzoni. Quindi le cose non andavano, insomma, con la tipa, per colpa del genitore. Ma no, tra me lei andava fantasticamente. No, tra me e i suoi genitori che non andava. Ok. Sì, ma avevamo i loro stupidi sospetti. Quale- Poi ogni tanto mi fa incazzare che, cioè, tanto non siamo più insieme da 10 anni, si è pure sposata con qualcun altro. Poi ogni tanto dico, figa, ma abbia una ragione per essere razzista, perché certe persone sono razziste, non parlano la loro lingua, sono ignoranti, sono poveri in canna, vivono in un paese sperduto e sei razzista con me, che mi sono laureato anche invece, bro, un po' di rispetto, you know? What the fuck? Stai zitto, cazzo hai da essere razzista? You know? Quindi insomma il padre ce l'aveva con te così. Ma sì, poi, cioè io mi ricorderò sempre questo episodio qua che in quel periodo mio padre aveva una macchina che era un SUV, aveva il Touareg, e un giorno per fare bella figura ho preso il Touareg di mio papà e sono andato a casa di Chiara tipo a far vedere a suo padre leghista, hai visto anche noi neri stiamo bene così, appena mi vede con la macchina arriva lì e fa, ehi, dove hai trovato quella macchina? E io gli faccio di mio padre, che cosa fa tuo padre? Che lavoro fa? Che cosa fa? C'ho un'attività, hanno un'attività di import and export i miei genitori. E lui fa, oh, ma fanno le cose in nero. Ah. Quindi fratelli com'è che è finito? Poi è finita perché doveva finire. Se la fine. Wow, succede, siamo stati insieme 5 anni, era la mia prima fidanzatina. Wow. Salvo, poi mica puoi fermarti, cioè devi assaggiarne di torte nella vita. Quindi ne hai assaggiate di torte? Diciamo, sei un furbacchione, credo fosse un tipo tranquillo, Tony, si può dire che la mia situazione vitale, il lavoro che faccio ti permette Di assaggiarne. di andare spesso dove ci sono tante torte, you know? Pasticceria. In pasticceria. La mia vita ti permette di conoscere tante pasticcere, you know? E di mangiare tante torte. Qualcuno oserebbe dire di sì. Cioè, una cosa che posso ammettere è questa. Ok. Prima di fare musica... C'hanno poche pasticcere. Da quando faccio musica ci sono moltissimi di Quindi insomma la musica, cioè, piace alle donne, insomma, un musicista. Ma sì, ma come musicista non basta essere famoso in qualche modo. Ma sono certo che anche tu assaggi, non fare il fatto. No. Tony, lo so che assaggi. Le mie pasticcere sono tutte chiuse. Tony, lo so che assaggi. Quindi, insomma, mettiamo un attimo da parte la pasticceria. Come sta andando il mondo della musica adesso? Quando hai iniziato, com'era l'atmosfera oppure la situazione a quei tempi quando hai iniziato? Perché sappiamo che parli spesso che sei portavoce gli artisti di seconda generazione, sì. Così. No, vabbè, cioè, io ti giuro, molti ragazzi neri magari si arrabbiano se dico questa cosa qua. Cioè, non è il mio desiderio di fare il megalomane, però io sono semplicemente stato uno dei primi ragazzi che ha firmato con una major nel 2017, avevo firmato con Universal, ho uscito la mia canzone, e girava su MTV, c'era Fabri Fibra nel video, così. A quei tempi non era mai successo. Cioè, da quando stai in questo paese? Cioè, sono certo che prima del 2017 non è che potevi accendere MTV e vedere un tipo nero che sta cantando in italiano. Al massimo che cambia un tipo americano. Quindi sono stato il primo, tra i primi di questa generazione qua. Ora invece ce ne sono molti altri. Quindi magari inizialmente mi sentivo solo, cioè ero veramente io l'unico. Wow. Ora ce ne sono un bel po', no? E piano piano sta cambiando. E questa cosa qua in realtà mi soddisfa, mi riempie di gioia, perché al di là di tutto, cioè quando io sono tornato in Italia dall'Inghilterra, era questo il mio sogno, riuscire a fare qualcosa per cambiare questo paese e vedere
che i ragazzi della mia età, i ragazzi della mia generazione, i ragazzi neri come me che hanno la mia stessa storia, speravo di dargli una voce, dargli la possibilità di farsi vedere, farsi sentire dagli italiani. Quindi sì. Wow. Quindi stavo chiedendo com'era l'atmosfera lì a quei tempi quando hai iniziato? Visto che sei l'unico che lo faceva, com'era? Magari non sapevano un po' come prendermi, ma ancora adesso non sanno come prendermi, perché cioè io non sono un cliché. Cioè paradossalmente sarebbe stato più facile se io fossi stato un cliché. Cioè sai cosa intendo per cliché? Per cliché intendo quello che la gente si aspetta. Ti aspettano che tu sei nero, sei un po' un ignorante che parla di scoparsi le tippe, di fare soldi, che fa vedere soldi, che è molto banale, superficiale, così. Come tipo insomma, gli americani? Tipo, sì. Oh. E io non è proprio quello che rappresenta me, quella cosa lì. Quindi per me, cioè, era un po' difficile raccontarmi e interagire anche con le persone dell'industria musicale, perché per molta gente tu sei nero, sei 50 Cent, sei Tupac. Invece, non lo so, in America ci sono tante sfaccettature. C'è Tupac, 50 Cent, ci sono quelli ignoranti, ma c'è anche J. Cole, c'è anche Kendrick Lamar, ci sono tante sfaccettature. Quindi a volte per me la difficoltà è il fatto che il mio modo di essere non è così comune, ma anche forse nella comunità nera. Cioè, sono veramente un tipo sciallo, la gente ogni tanto me lo fa notare, lo sai altri amici nigeriani, cioè, sempre arrogante questa cosa qua, ma tu lo sai che altri nigeriani nella mia posizione se la tirerebbero molto bene. Sì, confermi se la sentirebbero farebbero gli inarrivabili del cazzo, invece sono qua, sto parlando con te di come assaggiamo, di come assaggeremo, però no? Infatti la gente ogni tanto pensa, ma lui non è così, fa finta. No, sono così. Wow. Ok. Qual è stata la canzone che ti ha fatto uscire fuori, insomma, sai? Per uscire fuori ci vuole sempre qualcosa che... Sì. Ma no, io sono grato che nel 2017 è uscita questa mia canzone intitolata Afro-Italiano, e quella canzone ha cambiato la mia vita. Da quando è uscita, cioè, si sono attivate varie cose e... Wow! Thank Jesus per quella canzone. Thank Jesus Christ. Perché quella canzone, cioè, proprio aiuta molto la mia carriera anche 5 anni dopo. Ora sono passati 5 anni da quando è uscita. Però c'è ancora gente che mi chiama a parlare o a fare concerti. Cioè, oggi è uscito un articolo sul Giorno, un giornale nazionale, in cui mi hanno intervistato su delle cose e hanno citato Afro-Italiano. Wow. 5 anni dopo. 5 anni dopo. È scioccante che abbia una canzone che 5 anni dopo ancora fa in modo che la gente parla ancora di te. Finisco sempre sui giornali per quella canzone. A Milano hanno aperto una mostra chiamata Milano Città Globale e c'è la sezione Afro-Italiani e in quella sezione proiettano la mia canzone per 5 anni al museo. Io no, ho inciso per quella canzone. E come fa questa canzone qua? E insulto, quando segna Super Mario non mangio la pasta senza il parmigiano, la pelle scura, l'accento bresciano, cognome straniero e comunque italiano. A volte mi sembra di essere qui per sbaglio, san poco di me, sono loro bersaglio. Ciò che ho passato loro non lo sanno, è il mio passato mai lo capiranno. Mi dai del negro, dell'immigrato. E poi va avanti. Sì. Quindi insomma di cosa parlavi in questa canzone qua? Che messaggio? No vabbè, Afro-Italiano... È un po' l'inno, per molti ragazzi è l'inno di noi ragazzi afro-italiani, perché in questa canzone qua racconto sì delle difficoltà dell'essere un ragazzo nero italiano, ma anche di come molti di noi comunque amano l'Italia. E credo che sia questo sentimento che è arrivato nel cuore, sia dei ragazzi afro-italiani che di molta gente italiana. E è il tipo di canzone che anche a volte mi scrivono persone che dicono ma io ero razzista, poi ho sentito quella canzone al cazzo ho pensato wow, non devo essere razzista, voi avete un cuore, avete dei sentimenti, no? Stupid people, però ci sono. Però a volte, cioè io mi rendo conto che tutti, cioè ci sono varie maniere per affrontare magari il problema della discriminazione così. Però chiaramente la musica, a volte lo sport, è una delle maniere più efficaci, più di libri e di attivisti, spesso e volentieri. Ok. Ma
Una domanda, qua in Italia, no? Molti parlano di razzismo, eccetera, eccetera, no? Qua. E sapevo che anche sul tuo profilo ogni tanto ne parli un po'. Cosa ti pensi di questa situazione qua in Italia? Boh, ogni tanto mi dispiace che diventi una moda. Cioè, se tiro fuori il cellulare oggi, mi hanno chiamato 6 giornalisti diversi perché c'è stato un episodio di razzismo e vogliono che io dica la mia. A me spaventa che vogliano sempre solo che noi diciamo la nostra quando succede qualcosa di sbagliato, di brutto. Su di noi però? Sì. Ok. Cioè, succede un episodio di razzismo, allora, Tommy, vuoi commentare, vuoi andare in TV? Stamattina ho detto, no, non vado nella tua cazzo di TV, oh merda, ho rotto il cellulare. No, però no, figa, che palle che mi devi chiamare a parlare di razzismo quando, figa, sono 1000 interessi, 1000 cose che faccio. A volte è quasi triste, perché io so nel mio profilo, a volte cerco di non parlarne troppo, nonostante magari uno dice... Tu ne parli spesso. Sai perché molta gente pensa che io ne parli spesso? Perché quando ne parli esplode! Cioè io faccio 1000 video che parlano di 1000 cose, poi se dico, io non quel tipo di stato razzista, allora becco tutti questi italiani che dicono, sì, sono giù con te, gli altri neri che dicono, sono giù con te, e dico, minchia! Quindi a loro piace quando parli di razzismo? È uno strano circolo vizioso. Ma sì. Ma sì. Perché io penso anche quando faccio un disco, no? Cioè, metti che io sono conosciuto per la canzone afro-italiano, che è un po', come si dice, un inno, no? Ma in quel disco lì ci sono anche altre canzoni che parlano di altre cose. In quel periodo lì facevo anche altre canzoni che parlavano di altre cose. Però quella cosa lì è tipo lo stigma, è la cosa che tutti ricordano. Mamma mia. Quindi è un problema. È un po' sì. Diventa un problema quando le persone ti prendono in considerazione solo per quello. Come se tu non avessi altri interessi, altre cose di cui parlare. Ma tu hai altri interessi? Sì, abbiamo parlato di pasticceria. Però certo, cioè, di business, imprenditoria, cioè ne ho di interessi. Amo il rap, amo la musica, amo raccontare me stesso. Cioè la mia storia, anche la storia, quello che racconto attraverso la mia musica non è solo roba negativa, anche storia di persone di successo. Sono orgoglioso anche delle persone della generazione dei miei genitori che sono venute qua 20 anni fa, 30 anni fa e si sono realizzati e hanno mandato i loro figli all'università. Non è una questione di razzismo, sono storie di persone. Giusto. Sono storie di persone. Com'è la vita di un afro-italiano che cerca di realizzare i suoi sogni? Vabbè, si dice sempre che... Come sono le difficoltà? Quali sono? A me piace pensare che chiaramente in Italia uno può dire ci sono molte difficoltà, ok? Ci sono molte cose che ti fermano e soprattutto siamo quasi costretti, condannati a essere i pionieri di qualsiasi cosa facciamo, no? Perché siamo i primi. Cioè, metti che c'è un film con un ragazzo nero che è protagonista, è il primo nero. C'era il Barlotelli a giocare ed era il primo nero a giocare. C'è questa generazione di noi artisti, siamo i primi. Quindi, cioè, questa cosa qua, credo che c'è il lato negativo che può essere difficile farsi conoscere perché la gente non conosce la realtà. Ma forse a volte c'è il lato positivo perché siccome siamo i primi, abbiamo l'esperienza, possiamo prendere ispirazione da quello che è capitato negli altri paesi, forse potremmo provare a essere più forti, provare a importare certe idee, certe cose che hanno funzionato negli altri paesi e farlo con efficacia. Quindi mi piace pensare che l'Italia è ancora una terra vergine sotto vari aspetti. Cioè, se devo essere onesto, ho accettato di partecipare alla tua intervista così, perché non mi è mai capitato che un ragazzo nero... ti contatta per un'intervista? Sì, no, è raro. È raro. Infatti ogni tanto, non dico che è sbagliato lamentarsi sul razzismo così, però mi piace la gente concreta, mi piace circondarmi di gente che si dà da fare. Perché io credo che il talento, l'impegno, riuscire nelle nostre mansioni, far vedere veramente le nostre qualità, le nostre capacità, migliorerà le cose. Wow, nice one. Quali sono le possibilità che hai avuto fino ad oggi? Sappiamo che sei stato in televisione, hai avuto possibilità hai filmato con Universal. Quali sono le possibilità? Vabbè, poi ho scritto un libro che è uscito per Rizzoli, era in tutte le librerie. Ho recitato in teatro. Wow. Tipo,
però non in teatro in generale, al Teatro Piccolo di Milano, con questo regista tedesco che si chiama Thomas Ostermeier, che è tipo tra i più conosciuti in Europa. Ho partecipato a questo spettacolo, poi ero nel programma televisivo Pechino Express, però così mi sembra che mi faccio le seghe da solo. Ho fatto un bel po' di cose, cioè, poi al di là di quello, cioè, delle possibilità, delle opportunità che ho avuto, cioè, mi fa piacere che vedo che molti ragazzi si sentono motivati, anche se non la metteranno, tutti quegli artisti faranno i vaghi, cioè non c'è un artista nero che ora ha avuto successo che magari prima non mi scriveva il messaggio e diceva Tommy bravo, mi sei di ispirazione, ora non lo diranno mai, Nessuno? Non lo diranno mai, però se guardo nel DM trovo ci sono? Sì, certo, e ora magari stanno spaccando e stanno facendo la loro roba, però cioè ai tempi quando non erano oppressi la fame è una droga. Poi se poi ne parliamo, ma la fame è una droga. Quando non erano drogati dalla fama, riconoscevano il fatto che Tommy è stato tra i primi a farsi il culo, a beccarsi tutte gli insulti, le botte, a dover aprire queste porte qua per altre persone. Quindi mi soddisfa il fatto che, cioè, in un modo o nell'altro, sono stato d'esempio per molti altri ragazzi che hanno fatto e magari faranno molto meglio di me e sono contento per loro. Però essere stato il primo ad aver bussato a certe porte, essere stato il primo a dire ehi, possiamo provare a farlo, perché sarò onesto con te, quando ti ho detto mi hanno licenziato all'Apple Store e ho detto io faccio musica, persino mia mamma mi fa ma che cazzo fai? Sei negro in Italia, ma dove sei negro in Italia, vuoi fare musica? Vuoi pagare le tasse? Vuoi pagare l'affitto con sta musica? Quindi anche lei ci credeva? Ma no, perché non si era mai visto. E poi ci ho comprato casa e allora i miei genitori ora sono contenti. Tramite la musica hai comprato casa? Ma sì, io faccio un sacco di cose, oltre alla musica, cioè, ho scritto il libro, come ti ho detto, ho registrato in teatro, sono stato in TV, cioè. Poi io, parliamone, forse sono stato educato bene, ma io so gestire i miei soldi. Nel senso che ogni tanto mi tirano per il culo, magari a Milano, dicono tu vieni al COP, non fai il tavolo, bla bla bla, non spendi soldi, io non mi compro le borse Gucci, cioè se i brand mi regalano i vestiti e tutto quanto, e se posso andare al locale e mi danno da bere gratis, io mi risparmio i miei soldi e compro una casa, piuttosto che dover dimostrare alle altre persone che c'ho i soldi. Sì. Quindi me la vivo così. Quindi ti stupisce che magari ti dico ho comprato casa, ma anche altra gente avrebbe potuto, ma non lo fa perché è più... Vuole mostrare? Sì, è oppressa del desiderio di far vedere agli altri quello che possiede. Wow. A me non me ne frega proprio un cazzo. Giuro. Wow. Ma la musica, hai detto che la fama è una droga? La fama è una droga, sì. Quando la gente ti conosce, no? Cioè, ma pensa... Cioè, figa, sono certo che c'è qualcuno là fuori che lavora in fabbrica e magari... ha un aumento di 200 euro, poi torna dai suoi compagni di o magari lo promuovono a capoturno, torna dai suoi compagni di lavoro e flexa, ora sono capoturno, no? Sì. Pensa alla fama che porta una persona che magari è grassottella come me, dal trovare sempre la pasticceria chiusa a trovare un'infinità di pasticcerie aperte. Cioè la fama porta una persona che magari prima, fino a 2 giorni fa, era il verde squattrinato, lo trova che finalmente ha i soldi, finalmente magari quando vai in un locale può saltare la fila e tutto. Cioè magari io ho tutti questi privilegi, ma posso anche io aver avuto dei miei eccessi di ego in qualche momento, però cerco di fare in modo che non mi dia la testa. Però io mi rendo sempre conto che anche quando siamo fuori, quando eravamo a quella serata lì, dico, ma lei così, cioè c'era un'infinità di gente che se la sente, se la tira e sono lì, io non sono un cazzo, no. Quindi quando dico che la fama è una droga è che fotte la tua testa, a volte fotte la tua percezione di te stesso, la percezione che hai convinto che gli altri hanno di te, che alla fine la gente non gliene frega un cazzo, o forse sì, a certe persone superficiali frega qualcosa di te che sei un pochino famoso, però io non mi cibo delle attenzioni delle persone superficiali che vogliono stare con me perché sono un po' conosciuto e folle, è un problema. Ma OnlyFans, che mi sa che è l'ultima che è uscita, no? Effettivamente la mia ultima canzone è uscita. Com'è che ti è venuto in mente di fare questa canzone qua, poi i video tutti nudi? Non l'hai guardata? Forbacchio. No, vabbè, io in realtà è che durante il lockdown, quando eravamo tutti a casa, io chiaramente facevo musica,
Però guardavo sui social e vedevo ogni tanto delle mie amiche, iscriviti al mio OnlyFans. Iscriviti al mio OnlyFans. Magari vedi queste ragazze qua fino a 2 giorni fa, erano magari santerelle, brave ragazze che non credevo che avessero un lato freaky così esplicito. Quindi ho pensato di fare una canzone. Ok. Infatti la canzone ad un certo punto dice: non sapevo tu fossi so freaky, non eri così. No? E il ritornello fa: ti sei fatto un OnlyFans, dove vai quello che non si fa? Prendi tutti i miei soldi, madame, perché da una parte ci sono tutte le ragazze che per me erano apparentemente molto innocenti, che hanno deciso di mostrare il loro lato trasgressivo, non me lo aspettavo e ho deciso di farci una canzone. In realtà l'idea del video è venuta alla mia amica, che ho un'amica che si chiama Giulia Ricciardi, che è una pubblicitaria, lavora nel mondo della pubblicità. Lei mi ha detto: no, Tommy, ho un'idea. Faccio cosa? Tutti nudi. Quando me l'ha detto la prima volta faccio: no. Tante pasticcere. Faccio no. Ma no, Tommy, lo dobbiamo fare. Poi ho detto di sì, mi sono preso bene. Poi ti confesso che il giorno Del video? il giorno delle riprese vado lì con le mie mutande e il regista mi fa: Tommy, nudo. Faccio: ma anch'io? Certo. È come... E quindi allora tutte le ragazze, le altre ragazze che erano più abituate di me, erano lì che mi dicevano: dai Tommy, non è nulla, fallo vedere al vento, guarda siamo tutte nude anche noi, fallo vedere. Esperienze della vita. Non so se lo rifarei, ma sono contento di averla fatta. E grazie a tutti quelli che si sono iscritti al mio OnlyFans e hanno visto il video. Ah, wow. Quindi su OnlyFans c'è il video che... C'è il video in versione esplicita. Tutti nudi. Sì. Succede. E come ti senti avere un video da qualche parte, tutto nudo, che la gente guarda il tuo intimo? Devono pagare per Pagano. Quindi ancora oggi arrivano i soldi di gente che continua a guardare. Sì. E soprattutto sono onorato se qualcuno vuole pagare per vedere quello che ho da offrire. Grazie. Ci sono delle voci che girano che te la fai con le ragazzine. Ma di che cosa stai parlando? Che scrivi alle ragazzine, non so, di 16 anni, di 15. Ma stai scherzando? Dopo la fama che hai avuto, parlavi di fama, no? Quindi dopo la fama, usufruisci della fama di scrivere alle ragazzine su Instagram. Ma ti pare? Con tutte le tipe che ci sono. Le pasticcere che ci sono. Perché una persona conosciuta dovrebbe mettere a repentaglio la propria reputazione per una cosa del genere? Ti confesso questa cosa qua. Una volta, sono andato a fare un concerto a Parma e una ragazza mi ha detto di questa cosa qua. Ho scoperto che lì tra Modena così c'è qualcuno che ha diffuso questa voce qua. Parliamone, però boh. Non sai chi sia. Sai qual è la cosa divertente della vita di una persona conosciuta? È che spesso e volentieri la gente afferma di averti visto in posti in cui non sei mai stato con gente che non conosci. A volte mi spaventa. E se devo essere sincero, ogni tanto mi spaventa la cattiveria che ha la gente di inventarsi cose totalmente senza alcun fondamento. Wow. Perché parliamone, perché? Quindi non hai mai scritto a nessuna ragazzina? Ma ti pare? Mai uscito con qualche ragazzina? Ma ti pare? Ti pare? Tutta odio? Odio, gente... Ma, non voglio dire invidia, però, se devo essere sincero, nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni, tipo magari grazie a TikTok sono diventate famose certe mie canzoni, e anche certi miei video in cui parlo di varie cose, e soprattutto quando era uscito Afro-Italiano prima, gran parte delle persone che mi seguivano erano tutte italiane. Ok. Piano piano ora stanno essendo neri, no? Mm-hmm. Da quando stanno essendo di più, ce ne sono più neri, più problemi. Sì, scioccantemente. Non voglio dire che la nostra gente mi crea problemi, però
La nostra gente mi crea problemi. No, sono onesto, perché a volte sono persone che sono... Cioè anche, non so, tipo un mese fa è successo uno scandalo. Essere Nero ha condiviso uno stralcione di una mia intervista in cui facevo i complimenti a un ragazzo, a un artista afro-italiano. Gli dico complimenti che tu, quando vieni al mio programma radio, non hai problemi a sostenere altri afro-italiani. Poi da lì c'è stata una pioggia di insulti di persone incazzate con me perché sostengono che io non sostengo gli afro-italiani. Wow. E tu dici, ma prima di tutto io ho un programma radio dove si chiama 2G Rap. È dedicato ai ragazzi di seconda generazione. Ok? Quello. Nella vita io faccio questo da anni, nel senso che aiuto altri artisti ad affermarsi nella scena musicale, ho creato varie crew, ho proprio preso i miei soldi di tasca mia molte volte per aiutare altri ragazzi di seconda generazione. Anche oggi, se uno guarda le mie stories, ho condiviso un articolo radio che ho fatto per la BBC Radio, nel quale parlo degli artisti di seconda generazione. Quindi nella vita io faccio questo. Eppure tu puoi trovare centinaia di persone che mi accusano di non farlo. Non è spaventosa questa cosa qua? È un po'. Perché capisco io fossi un artista che non lo fa, ma io proprio non ho problemi a farlo ogni giorno della mia vita. Se io sento un pezzo che spacca, lo condivido perché bella, bro, fallo. Cioè, soprattutto se è un ragazzo afrodiscendente come me. E poi quando dico che la fame è una droga così, dico che è una droga non solo per te artista, cioè non solo per te che magari hai un po' di visibilità, ma anche per la gente che ti circonda. Comincia tutto un universo a volte di falsità, di persone che provano a pugnalarti alle spalle, persone che ti creano problemi e cose strane. Per esempio io, un giorno sono andato a Parma a presentare il mio libro a scuola. Quando sono arrivato in stazione, c'erano delle ragazze che erano miei fan e mi hanno accompagnato dove doveva essere il mio albergo, ok? Il giorno dopo, delle persone mi hanno mandato delle foto di io che cammino con queste persone qua per strada. Capisci? Quindi pensavano che fossero le... Ma non lo so, però capisci che è una vita pubblica e la gente si fa di quei viaggi incredibili e soprattutto, minchia, cioè nel senso, secondo me a volte il prezzo che io pago, sai qual è? Che sono così sciallo con le persone. Ok, quindi... Cioè perché se tipo, cioè metti che, ok, sono conosciuto, arrivo in una città e ci sono queste ragazze qua che vogliono parlarmi, ma tipo delle fan, delle ragazze tranquille che mi seguono e tutto, io posso fare lo snob, tenermi gli occhiali e scappare e fare telefono. Ma invece io sono Tommy e dico ciao, raccontami la tua storia, bella lì. Ok? Io facciamo una foto e sciallo e poi vado avanti con la mia vita. Sì. E secondo me lì la gente poi può spararsi e inventarsi storie. Però io posso dire che nella mia vita neanche da minorenne sono mai stato con una minorenne. Wow. Perché tutto ciò è cominciato dopo, quindi boh. Quindi non hai avuto niente a che fare con le ragazze che ti hanno accompagnato in albergo? Ma ti pare? Non hai assaggiato nessuna torta? Ma no, ma neanche per... Quelle sono tortine. Ma no, ma neanche per scherzo. Cioè, ho tanta gente che mi segue e quello che io provo a fare con la mia musica è motivare le persone, perché penso sempre che quando io ero al liceo non c'era nessuno che io potessi guardare, that I could look up to, si dice in inglese, col mio stesso colore, che faceva grandi cose, che era una persona di successo. Quindi per me è molto importante motivare le persone giovani, perché io avrei pagato per aver avuto un esempio positivo da seguire da ragazzini. Ed è per quello che io vado nelle scuole, mi chiamano spesso nelle scuole a parlare, faccio un sacco di video motivazionali, perché credo che sia importante essere spinti a raggiungere il proprio successo, la propria grandezza, il massimo del proprio potenziale. Ma ti faccio una domanda. Stavi dicendo che finché avevi tutti i follower, diciamo, bianchi, italiani, era tutto a posto, insomma, cioè, tutto a posto per dire, no? Ti sono aggiunti quelli di colore piano piano e nascono i problemi, che esci con le ragazzine, che fai questo. Quindi,
È meglio avere i follower bianchi o i follower di colore? No, non voglio fare scegliere questa cosa qua. Io dico solo che tutto questo a volte mi fa decostruire a volte dei problemi che ci sono nella nostra comunità. E quali sono i problemi che ci sono nella nostra comunità? Piuttosto che spingere uno che è come te, sei più pronto a parlarne male, a danneggiarlo. E credo che questa è una cosa su quale dobbiamo ragionare tutti. E credo che è una cosa sul quale dobbiamo provare a dare un esempio positivo e a non essere così. Però posso dirti che proprio, soprattutto tra noi ragazzi neri e specifico subsahariani, cioè nel senso noi neri che così, c'è molta più difficoltà a supportarci reciprocamente. Ok. Cioè, per esempio, posso dirti, in questo paesino qua, i miei genitori hanno un negozietto di prodotti tipici africani. A volte le persone nere, piuttosto di far arricchire i miei genitori, vanno dal cinese che vende le stesse cose. E se vogliamo dirla tutta, spesso certe cose che vende il cinese gliele hanno vendute i miei genitori. Però le persone hanno questo sentimento di invidia che, se ci pensi, è anche quello che non fa andare avanti l'Africa da un certo punto di vista. È quasi come se abbiamo questo sentimento di odio quasi nei confronti di noi stessi. E soprattutto sembra che a volte validiamo quello che fanno le altre persone nere solo quando gli altri bianchi l'hanno validato. Ok. Quindi io, cioè, poi sono diventato conosciuto magari nella comunità nera, ma chiaramente perché gli italiani mi avevano validato, ero già stato in TV, avevo già scritto il libro, era già uscito Afro Italiano, ho fatto una canzone con Fabri Fibra, era difficile invece che uno emerge dalla comunità nera, esplode e poi gli italiani lo conoscono. È tutto un altro processo. Quindi dici che una volta che un bianco conferma, i neri automaticamente confermano, cioè tendono a confermare anche loro. Sì, poi vabbè, stiamo generalizzando, infatti non dico tutti, Non tutti, perché sì. cioè, chiaramente anche quando è uscito Afro Italiano c'erano anche neri impegnati socialmente che mi ascoltavano, però ammettiamo che erano neri di un certo tipo, di un certo impegno, cioè di un certo livello culturale, se proprio devo essere sincero. Non erano magari i ragazzi che vanno in discoteca a fare flex, cioè Ok. i ragazzi che vanno in discoteca a fare flex mi stanno conoscendo adesso perché ci sono dei miei TikTok famosi. E purtroppo sì, cioè, ammettiamo, nella nostra comunità abbiamo questa cosa qua che sembra che abbiamo paura di qualcuno che vada in alto. Ma essendo che il tuo lavoro è quello di, non so, promuovere, aiutare i ragazzi di seconda generazione, no? Però più lo fai e più come si dice, ti sparlano, dicono tante cose. Non ti stanchi a un certo punto? Cioè, io provo a farlo, ma questa gente mi... Se devo essere sincero, se ascoltassi il mio istinto carnale, direi vaffanculo se questi negri, in tutta onestà. Però poi mi rendo conto che you have to lead by example, si dice in inglese. E me la vivo che io sono fortunato, mi sono fatto un grandissimo culo, però ho raggiunto molti dei miei sogni e posso fare qualcosa in più per la comunità, ok? Più tempo passa, più realizzo che non è che la gente mi ringrazierà, me ne faccio una ragione. Però il mio ringraziamento interno è vedere come le cose sono migliorate, come le cose sono cambiate. Ok. E so che anche se non mi ringrazieranno personalmente, posso ricordare come erano le cose 5-10 anni fa e dire, non solo io, non è che io ho cambiato questo paese, la mia generazione di persone che hanno cominciato ad andare oltre a queste cose qua hanno cambiato questo paese. Però dico sempre che è uno spunto di riflessione come concretamente in Italia soprattutto
le persone nere che sono più targetizzate, più insultate sui social, sono proprio le persone che si impegnano di più per gli altri. Ok. E dirò sempre che è un po' come quella cosa lì che alla fine sia Malcolm X che Martin Luther King sono stati uccisi. No, Martin Luther King da un bianco, però Malcolm X è stato ucciso da un suo fratello. Come anche nei Black Panthers che c'era Huey Newton, è stato ucciso da un altro nero. Io spero che ad un certo punto la nostra gente riesca a superare questo problema di odio personale. Cioè, ti faccio un esempio. Ieri è venuta a trovarmi una mia amica qua nel mio paese, una mia amica che canta e fa musica a Bergamo, ed ha conosciuto un ragazzo di Castiglione. E questo ragazzo qua di Castiglione, lei gli fa, ma io sono amica di Tommy. Questo ragazzo qua, piuttosto di dire, Tommy è bravo, Tommy non lo so, fa il suo, ha passato tanto tempo a parlare male di Tommy, no? E io penso, è triste, però alla fine sono contento, fiero di me stesso per essere superiore. Perché non accadrebbe mai che io conosco qualcuno e mi metto a parlare di quell'artista. Cioè io sono più del viaggio del, figa, se veniamo dalla stessa zona, dallo stesso quartiere, dalla stessa cosa, bene, siamo fratelli, spacco io, spacchi tu, e se tu spacchi io sono contento. E credo che alla fine gran parte di questa difficoltà nell'apprezzare il lavoro altrui sia dovuto alla fine all'insicurezza, ed è per quello che alla fine, cioè nonostante tutto, non ascolto quell'istinto che mi fa dire vaffanculo gli altri neri, perché mi rendo conto che hanno bisogno un po' di essere curati, e a volte forse è anche il razzismo che abbiamo subito da quando siamo bambini che ci porta ad odiare la nostra gente e a danneggiare la nostra gente. Wow. Come ti senti quando apri, non so, i DM dei messaggi, ti trovi insulti, la maggior parte delle persone che ti viene... Come ti senti? Sarò onesto, mi sta capitando ultimamente. Come ti ho detto che sto diventando un po' più conosciuto nel mondo black. E vabbè, in realtà se sono persone che non mi conoscono non mi tocca particolarmente. A volte mi tocca se sono persone che sono state con me, perché cioè quello che mi dispiace è che io a volte vorrei regalare la fama alle persone. Vorrei dire, figa, passalo te. Un mese, mettiti te nei miei panni per un giorno. Un mese Tommy. Sì, perché tutti sono bravi a dire cosa non potresti fare, cosa farebbero se fossero in te. Però la verità è che non sono te. E soprattutto, cioè, alla fine, la principale ragione per la quale la nostra gente si arrabbia è perché non sono sostenuti. A volte io ho delle tipe che sono, magari, o dei tipi che semplicemente nella vita fanno i figli su Instagram e hanno i follower, e magari io non li seguo, e loro se la prendono e dicono tu non supporti bla bla bla. Io sono nel viaggio che devi fare per ricevere. Cioè, io sono giù con te, ti metterò segui, perché fai. Io sono giù con la gente che fa. Okay. E a volte c'è la gente che non fa, che è gelosa del fatto che io supporto qualcuno, però il mio criterio è veramente semplice. Se spacchi sono giù con te. Non è neanche questione di amici, amore, no, spacca il culo, fatti il culo, perché è quello che ha cambiato la mia vita. Ti devi fare il culo, ti devi impegnare, devi fare il tuo lavoro in una maniera così professionale che io ti sosterrò. Finché lo fai in modo amatoriale, non pretendere che io ti sostenga solo perché è il mio colore della pelle. No. Ok, nice one. Sei single adesso? Sì, purtroppo. Come mai? Per fortuna. Vuoi ridere? Vuoi ridere? La principale ragione per la quale sono single è la cattiveria delle nostre persone. Wow. Se devo proprio essere sincero. Sei single per la cattiveria delle... Ma no, vabbè, cioè, sono un po' conosciuto, quindi qualsiasi tipo io frequenti, soprattutto se non è nera, se magari è mixed race o sei italiana o cose del genere, la gente diffonderà un sacco di falsità. Che poi creeranno problemi e destabilizzeranno la cosa. E me ne sono fatto una ragione. Infatti credo che mai più nella mia vita avrò una relazione pubblica. Perché spesso e volentieri, come ti dicevo, un sacco di volte la gente mi vede in posti in cui non sono mai stato con persone di cui non ho idea. Wow. E ne parlano con estrema convinzione.
Quindi puoi immaginare che effetti possa fare su una relazione questa cosa qua. Oppure sei single perché vuoi divertirti. No, se Hai devo essere... l'occasione di avere tante tipe, no? No, è più una cosa del... Ho l'occasione di fare tante cose. Cioè, mi rendo conto che ho una certa responsabilità per questo paese e chiaramente coinvolgersi in una relazione comporta un certo impegno, no? Anche di tempo e del tuo cuore, cioè della tua persona, no? Per la mia vita ho la sensazione che la posta in gioco sia così alta che se devo stare veramente con una persona deve essere proprio unica e fantastica. Cioè deve essere proprio speciale in maniera assurda. Cioè non posso stare insieme a una persona per sport giusto per stare insieme a lei. Quindi deve comunque prendere, intendi? Sì, e ne deve proprio valere la pena. Wow. Quindi per adesso non hai ancora trovato qualcuno che ti abbia preso? No. Hit and run? No, è più... Ma io non sono tipo... Cioè io credo che nessuna tipa là fuori possa dire che io l'ho illusa o gli ho spezzato il cuore. Sono veramente la persona più trasparente e sincera. Cioè non è quella cosa lì che faccio finta di essere innamorato o c'ho 3 ragazze insieme. No, sono piuttosto straight to the point. Wow. Facci un freestyle. Ma no, non faccio freestyle. Una canzone. Faccio la seconda strofa di Afro-Italiano. Ok. Questi che ne sanno di fila in questura, delle 1000 facce della mia cultura. È la melanina ciò che li cattura. Io non ho dei dubbi sulla mia natura. Quando io rappo è in italiano. E anche se parto resto in italiano. La prima volta che ho detto ti amo, ti giuro l'ho fatto. In italiano. Gli 883. Dato Guggen i cartoni su 6 con Cristina D'Avena. La scena rap che era giù con me quando tutta sta gente non mi conosceva. Fanculo i razzisti, quelli della Lega. Ogni 2 giugno su quella bandiera. Mando una foto ai parenti in Nigeria mangiando una fetta di pizza per cena. Sono afro-italiano. Peace. Wow. L'ultima volta in Nigeria quando è stato? Quest'anno, a febbraio. Com'è stato? No, vabbè, per me è sempre piacevole ritornare nel mio paese e soprattutto chi sta venendo? Amici. Ah, ok. È sempre piacevole venire qua, ritornare nel mio paese e soprattutto, cioè, mi dà sempre una carica rivedere la mia gente. Wow. Beh, noi siamo alla fine dell'intervista. Se vuoi rilasciare i tuoi contatti Instagram. Ma certo, andatemi a cercare su Instagram, Tommy Cuti, su YouTube, dappertutto. Wow. Se hai qualche messaggio da dare a qualche giovane... Ragazzi, spread the love. Se hai la chance di dire qualcosa, di qualcosa di buono. Seriamente. Fare un favore. Wow. Allora, ringraziamo Tommy per essere stato qua per l'intervista, del suo tempo. Sapete come no, io sono Tony, tifo Tony, Vifo Vibes. E andiamo per una pausa e torniamo subito.